Benvenuto Usain. Welcome on Radio Deejay. How do you feel? I'm good. Yeah? Relax, happy to be here. It's a very busy European tour. Yeah. I'm working. Sta lavorando. Sì, sta lavorando. Allora, gli puoi spiegare che faremo l'intervista in italiano, ma ovviamente con la tua traduzione, anche se già lo sa questo. Yeah, they'll speak Italian, I'll translate it for you and vice versa. Okay. E quindi la prima domanda potrebbe essere proprio questa. Era più importante, più bello, più divertente il lavoro che faceva prima o quello che fa adesso? Già. Comprendendo però nel lavoro che faceva prima anche gli allenamenti. So was it more fun to be a track and field champion or what you're doing right now? But with the first profession, including the training. But including the training. No, it definitely was the first one. I think track and field was a lot of fun for me. Yes, the training was hard, but everything... the crowd made up for it, competing made up for it, so I enjoyed it more. Sì, insomma, lui il mondo Alla fine, dell'atletica, comunque, dai, sì. Anche con l'allenamento, diciamo che il calore del pubblico compensava, il calore del pubblico e la competizione che gli piaceva molto, compensavano per tutti gli sbattimenti. Lui diciamo. ha portato due cose nell'atletica: la Giamaica, perché è stato un po' l'inizio di questo fenomeno pazzesco dei velocisti e delle velociste giamaicane. Perché in atletica io li ho sempre visti i giamaicani, però forse non nei velocisti. Ma non così tanti come ce ne sono stati dopo il suo esempio, credo, anche a livello femminile, e soprattutto anche questo atteggiamento un po' spaccone che tanti cercano poi di copiare ma senza molto riuscirci. He said you mainly brought, Lui sta cercando di capire cosa ti ho detto, ma you are trying to understand, but well, first of all, He'll translate. you brought Jamaica into the world of track and field. I mean, it was there before, but after you, a lot of female and male sprinters, started their careers, and also you brought attitude to the world of track and field. Somebody tried to copy you, but didn't quite succeed. Yeah, for me, I was just trying to bring my personality to the sport. You know what I mean? I just wanted people to know who I am as a person. So, yes, I competed and I ran fast, but for me, it was always just trying to enjoy the moment and enjoy the process. So it was great. Sì, ma dice più che altro ho cercato di portare la mia personalità, cioè mi piaceva correre, mi piaceva competere, ma volevo insomma godermi il momento e volevo che questo messaggio passasse. però adesso che è diventato uno spettatore, gli capita di vedere, non so, qualche finale olimpica, qualche finale di mondiale, e vede qualche atleta appunto sui blocchi che comincia a fare dei versi un po' da personaggio, gli viene un po' da sorridere, pensa che sia una cosa un po' artefatta Questo lo facevo 15 anni fa. Esatto. Like when you see somebody, when you now see somebody celebrating after a win at the Olympics or the World, and even before the race, and maybe come up with a dance or something. I mean, do you look at them and laugh and say like, amateur stuff, or do you actually enjoy it? No, I do actually enjoy seeing it. You know what I mean? To see that I have revolutionized the sport, I have changed the sport in a good way, because I think people enjoy seeing that and it put a smile on people's face. So I'm happy. No, in realtà gli piace, perché gli piace l'idea di aver rivoluzionato un po' questo mondo, e vedo che la gente apprezza anche la personalità degli artisti, quindi mi fa piacere. Senti, io voglio sapere un po' di cose tecniche. Sicuramente nessuno ha il coraggio di fare queste domande così sceme come faccio Se io. mangia prima o dopo? No, quello no. Voglio sapere, per esempio, due cose. Primo, se vede durante la gara, se riesce a vedere quando faceva le gare, se riesce a vedere se sta vincendo o no. Perché comunque è una questione tanto di... Technical question. While you're running, when you were running, can you tell you're about to win? Do you look at the others? Can you look at the others or... Yeah, definitely. I was that person. My coach hated it. He didn't like when I do it, but something that I did. Because you're not supposed to do that. You're not supposed to do that, but I tend to look around. It's just something that has always been with me throughout my years, from a junior to I got to the senior level. So yes. Fin quando aveva 12 anni, credo sia stato il momento in cui lui ha iniziato a correre seriamente, ho sempre avuto questo vizio di guardarmi a destra e a sinistra. L'allenatore odiava questa cosa, perché in realtà ti fa scomporre nella corsa. Certo. E poi volevo sapere se nell'allenamento, in una giornata di allenamento, facciamo finta lontano dalla gara, ok? Normalmente, se fa quella cosa lì quando si allenava, se faceva i 100 metri a cannone, o se è una cosa che ti consuma e che non si fa. Io mica lo so questo.
Cioè, Yeah, I mean, you run the 100 meters, and when you train for a competition that maybe it's like 6 months ahead, do you actually run the 100 meters as fast as you can, or is there's more training that you do in order to prepare for the match? You never really run the event or train for the event by running the same distance. You run like over distances. So if you're training for the 100 meters, at time you tend to train 150, 180, maybe 200 meters. So it gives you speed, but it also gives you speed endurance, which is more strength. So it depends on what type of coach or what type of sprinter you are, because some sprinters are more... They train with more speed, but I always train with more speed endurance. Ok, no, dice che praticamente non fai mai 100 metri, se ti alleni per i 100 metri, però in realtà non è come con la maratona che ne fai meno, certo. Poi ti giochi tutto. no, ne fai di più. Di più, 150, Sì. 180, perché alleni la velocità ma anche un po' Sì, la ma poi loro resistenza. scompongono molto la corsa, preparano la partenza, preparano la crociera, come si dice, preparano l'arrivo e poi li mettono insieme Poi questi fanno i pezzi. salti, i Comunque dipende dall'allenatore, dice, Sì, e sì, anche sì. dal tipo di sprinter che sei. Senti, un allenatore, lui ha ancora ovviamente il record del mondo sia dei 100 che dei 200, 9,58, 19,19. In qualche occasione è sembrato che lui potesse fare ancora meglio, ma si è talmente rilassato negli ultimi metri che non ha più spinto. Cioè, c'è ancora qualche centesimo che poteva rosicchiare. It says that you still own the world records both in 100 meters and 200 meters, 9:58 and 19:19. Yeah. He has the impression that you could have done maybe like a little bit faster. in the final, final meters. Well, you never know. My coach has said the world has not seen my full potential, so you never know. It's just one of those But you things. think it's enough, yeah. It's okay. I have it, so I'm okay. Anche il mio allenatore diceva la stessa cosa, potevi fare un pochino di più. Your career was so incredible that does it ever happen to you that you wake up and you, for a second, you think it was just a big dream? For me, I was amazed. At times, I always sit and think about it. It's always shocking to me. And if you want to look at it like, yes, maybe it's a dream, but it was always shocking to me what I've accomplished. So sometimes I sit and I reminisce and said, I've done good for myself. So I do think about it. Sì, insomma, magari non questa cosa del sogno, però effettivamente quando ci ripete. Mi sembra ancora incredibile, certo. Sì, è incredibile, insomma. Qual era invece il suo sogno da adolescente? Cioè, What was your first teenage dream? I mean, you've been a sprinter for a long time. Well, sports was always something that I wanted to do. For me, I started playing cricket, so I wanted to be a cricketer at the start. And for me, after that, when I got into track and field, my main aim was just trying to help my family. You know what I mean? Because it wasn't easy for us, but that was my main aim, getting into track and field and trying to make enough money to make sure I could help my family and take care of them. Yeah. Sì, in realtà la sua prima grande passione è il cricket. Sì. Lui voleva essere un giocatore di cricket. Che è una roba che in Giamaica va molto. Is cricket really big in Jamaica? Not as much anymore. Not as much, Not yeah. as much. Back when I started out, it was West Indies was big, but people still do play cricket, but it's not at the top main anymore. sport, Exactly. Non più, ma ai tempi, insomma, quando lui era ragazzino era abbastanza popolare, quella era la sua passione. Poi ha iniziato con l'atletica e, a dir la verità, il mio sogno più grande era quello di riuscire a far diventare l'atletica leggera una professione per aiutare la mia famiglia. Beh, mi pare che l'abbia aiutata abbastanza, io credo. Quindi prima giocatore di cricket, poi 10 anni pazzeschi di atletica e poi il calcio. And then after track and field you flirted with the world of football. No, voglio sapere se ha realmente, perché non si è mai capita questa cosa, se lui realmente ha pensato di giocare a calcio dopo o se era una cosa che gli piaceva ma a livello un po' goliardico. Ha fatto un provino. Ha fatto molti provini, molte partite di beneficenza. You auditioned for teams and you played with teams. Yeah, Australia? Yeah, definitely. I was serious. I think I made a mistake by not staying in Europe. I think that was one of the mistakes that I made. I should have stayed in Europe where football is much more focused on, much more was bigger. But I was trying to stay away from the media. You played in Australia? Yeah, I played in Australia because I was trying to get away from the media because I know
it was such a frenzy when I decided to start playing football, and it was too much. So I said, you know what, let me go as far away as possible. But personally, I felt like I should have stayed in Europe after. But for me, it was a good experience. I enjoyed it, and it was something that I always can think back and say, yes, I did that. In which role you played? Striker. Centravanti. No, lui dice, no, era sicuramente serio, cioè riguardo questa passione per il calcio, per giocare a livello professionistico. Credo di aver commesso l'errore di non rimanere in Europa, dove il calcio insomma ha un'attenzione diversa che nel resto del mondo. Andando a giocare in Australia, in realtà più che altro perché c'era troppa pressione dal punto di vista dei mass media, no? Quando lui è rimasto fuori, inizia a giocare a pallone, insomma c'era un po' troppa. Senti, invece prima in 2 o 3 occasioni ha nominato l'allenatore. Volevo sapere che tipo di rapporto che aveva con l'allenatore, se ha cambiato allenatore e se l'allenatore gli diceva non solo quello che doveva fare ma anche quello che doveva mangiare. You mentioned your coach a couple of times. Was it always the same coach? You still on good terms with him? And did he train you on the field, but also on the table? I mean, meaning like he would advise you on what to eat and what not. It wasn't always the same coach. I had 2 coaches before, and me and my coach were still good. We still talk all the time, and he would advise me on what to eat. You know what I mean? I think I didn't take his advice until I started getting older, but he always advised me everything. He's like a second dad to me, so we talk about life in general. Ok. Beh, ho avuto un paio di allenatori, con l'ultimo sono ancora in ottimi rapporti. Ovviamente mi consigliava anche che cosa mangiare, che cosa non mangiare. Non l'ho seguito più di tanto fin quando non sono un po' maturato, però ho un ottimo rapporto e parliamo anche di vita, di filosofia di vita. È come un padre, ha detto, come un no? padre. Ah, bello. No, voglio sapere se dall'alto punto della detenzione dei 2 record mondiali, se guarda le competizioni più importanti, tipo i campionati o le Olimpiadi, con anche un po', diciamo, un filo di paura che quel record venga battuto. Do you ever get afraid that your record is going to be beaten when you watch the Olympics or something like that? No. For me, they're great athletes out there, but I haven't seen no one yet to really challenge my world record, so no. Okay. Non ne ha paura. No, grande paura che ci sono dei grandissimi atleti, ma non vedo ancora quello che ha la capacità di. È molto cambiata l'atletica, soprattutto cambia molto la tecnologia. Si parla molto negli ultimi anni, prima nella maratona, ora anche nella velocità, dell'aiuto che darebbero queste nuove scarpe, che sicuramente lo danno. Scarpe di tutte le marche che hanno una risposta molto molto più elastica e quindi ti regalano sicuramente parecchi centesimi. Voglio sapere se ne ha mai provata una per curiosità. Yeah, technology evolves in the world of track and field and marathon running. He was mentioning these shoes. This is brand new, and they say these shoes could help you gain a few. Se ne ha mai provata una? Have you ever tried it? No, I haven't tried it, but the new spikes and shoes, as he said, is really helping because they broke the world record in the marathon when it just came out. Also, a lot of the athletes are running a lot more faster time. There's a lot of PRs over the past year. So I think the spikes is definitely helping the athletes to run faster. Ok, sì, sicuramente funziona. Lui però non le ha mai provate, però effettivamente diceva che appena sono uscite è stato battuto un record della maratona. Vedo che insomma funzionano, ma non le ha mai provate. Senti, lui ha vinto l'oro 100 e 200 sia a Pechino che a Londra che a Rio de Janeiro. Quale Olimpiade ricorda con maggiore affetto? So you had a gold medal in Rio, Beijing and Londra. And London. Yeah. Which is the one that you're more affectionate toward? I enjoyed. I was happy about my first one, but so in Beijing, yeah. But I think London was the best Olympics. I think London, I really enjoyed it because of the crowd and the atmosphere and the amount of support I got. I really enjoyed that one. But the first gold medal is always. You can never forget. L'atleta non si scorda mai, esatto. Quindi direi Beijing, però dice Londra è stata un'Olimpiade incredibile e il tifo era pazzesco, quindi ho un ottimo ricordo. Sono tanti giamaicani a Londra, è quello. Many Jamaicans in London. A lot. Bene, è stato un grande piacere averlo con noi. Grazie. Great pleasure. Thank you very much.